Ciao a tutti, ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super contenta di avervi qui oggi. Spero stiate tutti alla grande. Io sono carica a 1000 perché oggi vi porto un video che so già, vi farà impazzire. Sapete quanto mi piace sviscerare le dinamiche dietro le quinte delle nostre serie preferite? E oggi ci tufferemo a capofitto nel mondo di Burak Özçivit e Neslihan Atagül. Sì, avete capito bene. Andremo a spulciare, ad analizzare, a cercare di capire il perché di quel famoso, famigerato, ringraziamento dietro le quinte che ha fatto scatenare un vero e proprio terremoto tra i fan. Un ringraziamento che, diciamocelo chiaramente, ha sollevato più domande che risposte e ha lasciato tutti noi con un grosso punto interrogativo sopra la testa. Ma prima di iniziare, come sempre, fatemi fare il mio piccolo appello. Se siete nuovi da queste parti, o se semplicemente vi siete dimenticati di farlo, vi prego, vi scongiuro, iscrivetevi al canale. È un piccolo gesto per voi, ma per me significa tantissimo. Attivate anche la campanellina per non perdervi neanche un video, perché ho in mente un sacco di contenuti pazzeschi per il futuro. E ora, bando alle ciance, e tuffiamoci nel vivo dell'argomento. Dunque, partiamo dalle basi. Stiamo parlando di due icone dello schermo turco, due attori amatissimi, che hanno saputo conquistare il cuore di milioni di persone in tutto il mondo con il loro talento e il loro carisma. Burak Özçivit, con il suo sguardo magnetico e la sua presenza scenica innegabile, e Neslihan Atagül, con la sua bravura versatile e la sua capacità di incarnare personaggi complessi e sfaccettati. Insieme, hanno formato una coppia che ha fatto sognare, soprattutto nella serie Kara Sevda, amore nero per noi italiani. E qui sorge spontanea la domanda. Cosa è successo dietro le quinte di Kara Sevda? Cosa ha portato a quel ringraziamento, diciamo, particolare? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza, anche se, vi avverto, non è facile districarsi in questo labirinto di rumors, indiscrezioni e mezze verità. Per farlo, dobbiamo prima contestualizzare il fenomeno Kara Sevda e l'impatto che ha avuto sulla cultura popolare turca e internazionale. La serie, trasmessa tra il 2015 e il 2017, non è stata semplicemente un successo televisivo, ma un vero e proprio fenomeno culturale, capace di generare un'attenzione mediatica senza precedenti e di consacrare definitivamente Burak Özçivit e Neslihan Atagül come star di prima grandezza. La trama, un melodramma intenso e appassionante incentrato sull'amore impossibile tra Kemal, Burak Özçivit, e Nihan, Neslihan Atagül, ha saputo toccare le corde emotive del pubblico, grazie a una sceneggiatura ben scritta, a una regia curata e, soprattutto, all'alchimia palpabile tra i due protagonisti. L'interpretazione intensa e credibile di Burak e Neslihan ha fatto sì che il pubblico si identificasse completamente con i loro personaggi, vivendo con loro gioie e dolori, speranze e delusioni. Il successo di Kara Sevda è stato tale da superare i confini della Turchia, conquistando il pubblico di numerosi paesi in tutto il mondo, dall'America Latina all'Europa, passando per il Medio Oriente. La serie è stata tradotta in diverse lingue e ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, consolidando la sua posizione come una delle serie turche più popolari e apprezzate di sempre. Ma dietro le luci della ribalta, dietro i sorrisi di circostanza e gli abbracci sul red carpet, si nascondeva una realtà ben diversa. I rumors di tensioni e incomprensioni tra Burak e Neslihan hanno iniziato a circolare già durante le riprese della serie, alimentati da sguardi fugaci, dichiarazioni ambigue e comportamenti che, a un occhio attento, non sembravano proprio improntati all'armonia e alla cordialità. Innanzitutto, è importante sottolineare che le dinamiche sul set di una serie televisiva sono spesso complesse e sfaccettate. Ci sono pressioni, scadenze, aspettative altissime e, soprattutto, personalità diverse che devono collaborare e convivere per un periodo di tempo prolungato. È inevitabile che, in un contesto del genere, possano sorgere tensioni, incomprensioni e persino conflitti. Immaginate di dover lavorare fianco a fianco, giorno dopo giorno, per ore e ore, con persone che magari non condividono le vostre stesse idee, i vostri stessi valori o il vostro stesso modo di lavorare. Immaginate la pressione di dover interpretare un ruolo complesso e impegnativo, di dover rispettare i tempi di produzione e di dover soddisfare le aspettative del pubblico e dei produttori. È facile intuire come, in una situazione del genere, possano scoppiare delle scintille. E sembra che, proprio durante le riprese di Kara Sevda, qualcosa non sia andato per il verso giusto tra Burak e Neslihan.
Non è mai stata fatta chiarezza su cosa sia successo esattamente, ma le voci di corridoio parlano di divergenze artistiche, di ego in competizione e, addirittura, di tensioni personali. Queste voci, ovviamente, non sono mai state confermate ufficialmente dai diretti interessati, ma hanno trovato terreno fertile nei social media e nei forum online, dove i fan della serie si sono sbizzarriti a formulare le ipotesi più disparate. Alcuni sostengono che Burak, forte della sua popolarità e della sua esperienza, abbia cercato di imporre la sua visione artistica, sminuendo il contributo di Neslihan. Burak, già all'epoca un attore affermato e riconosciuto, avrebbe voluto avere un maggiore controllo sulla direzione artistica della serie, influenzando le scelte narrative e stilistiche. Questa sua ambizione, però, sarebbe entrata in conflitto con la volontà di Neslihan di esprimere la propria creatività e di dare un'impronta personale al suo personaggio. Altri, invece, affermano che Neslihan, dal canto suo, non si sia fatta mettere i piedi in testa e abbia rivendicato il suo ruolo e la sua importanza all'interno della serie. Neslihan, nonostante fosse più giovane e meno esperta di Burak, era comunque un'attrice di talento e determinata, consapevole del proprio valore e desiderosa di dimostrare le proprie capacità. La sua determinazione, però, sarebbe stata interpretata da Burak come una forma di arroganza e di sfida, alimentando ulteriormente le tensioni tra i due. Qualunque sia la verità, è innegabile che tra i due attori ci sia stata una certa freddezza, almeno a giudicare da alcune interviste e dichiarazioni rilasciate nel corso degli anni. Dopo la fine di Kara Sevda, Burak e Neslihan non hanno più lavorato insieme e non si sono mai pubblicamente espressi l'uno sull'altro, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla loro presunta inimicizia. E quel ringraziamento dietro le quinte, che è diventato un vero e proprio caso mediatico, sembra confermare questa ipotesi. Ma la storia non finisce qui. Per comprendere appieno la portata di questo evento, è necessario analizzare il contesto in cui si è verificato e le reazioni che ha suscitato. Ma di quale ringraziamento stiamo parlando esattamente? E perché ha fatto tanto scalpore? Bene, si tratta di un ringraziamento che è stato fatto durante un evento pubblico, una sorta di festa di fine riprese di Kara Sevda. Questi eventi, solitamente, sono occasioni per celebrare il successo di un progetto, per ringraziare tutti coloro che vi hanno contribuito e per rafforzare i legami tra i membri del cast e della crew. Si tratta di momenti conviviali, caratterizzati da un'atmosfera di festa e di cordialità, in cui tutti si sentono parte di un'unica grande famiglia. Durante il suo discorso di ringraziamento, Burak ha menzionato tutti i membri del cast e della crew, ringraziandoli per il loro impegno e la loro professionalità. Ha speso parole di elogio per il regista, per gli sceneggiatori, per i tecnici e per tutti coloro che avevano contribuito alla realizzazione della serie. Il suo tono era affettuoso e sincero, trasmettendo un senso di gratitudine e di apprezzamento. Ma quando è arrivato il momento di ringraziare Neslihan, il suo tono è diventato improvvisamente più formale e distaccato. Non ha usato parole affettuose o complimenti sinceri, come aveva fatto con gli altri colleghi. Si è limitato a un generico ringrazio anche Neslihan per il suo contributo. Un ringraziamento freddo, quasi impersonale, che non è sfuggito all'attenzione dei presenti e, soprattutto, dei media. Le telecamere, pronte a catturare ogni dettaglio dell'evento, hanno immortalato l'espressione gelida di Burak e l'imbarazzo palpabile nell'aria. Da quel momento in poi si sono scatenate le speculazioni. Cosa significava quel ringraziamento? Era una conferma delle tensioni tra i due attori? Era un modo per lanciare un messaggio subliminale? O era semplicemente una coincidenza, un momento di distrazione? I media turchi, sempre a caccia di scoop e di scandali, si sono gettati a capofitto sulla vicenda, amplificando la portata dell'evento e alimentando le speculazioni. Le interpretazioni sono state le più svariate, e ognuno ha cercato di dare una propria spiegazione. Alcuni hanno ipotizzato che Burak fosse ancora risentito per qualcosa che era successo durante le riprese. Altri, invece, hanno pensato che Neslihan avesse fatto qualcosa per infastidirlo. Altri ancora hanno sostenuto che si trattasse semplicemente di una questione di personalità diverse e incompatibili. Nessuna di queste ipotesi, ovviamente, è mai stata confermata, ma tutte hanno contribuito ad alimentare il mito della presunta inimicizia tra Burak e Neslihan. Personalmente, credo che la verità stia nel mezzo. Penso che ci siano state delle tensioni tra Burak e Neslihan, ma non credo che si tratti di una faida vera e propria.
Penso che siano due professionisti che hanno saputo mettere da parte le loro divergenze per portare a termine il loro lavoro. E penso che quel ringraziamento dietro le quinte sia stato semplicemente un momento di goffaggine, una dimostrazione di imbarazzo o di difficoltà nel gestire una situazione delicata. Forse Burak, in quel momento, si sentiva a disagio nel dover ringraziare Neslihan di fronte a tutti, consapevole delle tensioni che c'erano state tra loro. Forse voleva evitare di alimentare ulteriormente le speculazioni e ha preferito optare per un ringraziamento formale e distaccato. Naturalmente, questa è solo la mia opinione. Non ho prove concrete per supportare questa tesi. Ma, come ho detto all'inizio del video, è difficile districarsi in questo labirinto di rumors e indiscrezioni. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di interpretare i segnali e di formulare delle ipotesi plausibili. La realtà, probabilmente, è più complessa e sfumata di quanto possiamo immaginare. E voi cosa ne pensate? Qual è la vostra interpretazione di quel famoso ringraziamento? Siete d'accordo con me o avete una teoria diversa? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto. Sono curiosissima di conoscere la vostra opinione. Mi interessa sapere se avete percepito anche voi una certa freddezza tra Burak e Neslihan durante la visione di Kara Sevda e se avete notato dei segnali che potessero far presagire le tensioni dietro le quinte. In ogni caso, al di là delle speculazioni e delle interpretazioni, una cosa è certa. Burak Özçivit e Neslihan Atagul sono due attori di talento che hanno saputo regalare al pubblico emozioni indimenticabili. E, anche se le loro strade si sono divise, il loro contributo al mondo dello spettacolo turco è innegabile. La loro interpretazione in Kara Sevda rimarrà per sempre impressa nella memoria dei fan, che continueranno a sognare l'amore impossibile tra Kemal e Nihan. E con questo, ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante la mia analisi. Abbiamo cercato di sviscerare il mistero dietro quel famoso ringraziamento, analizzando le dinamiche sul set, le voci di corridoio e le possibili interpretazioni. Abbiamo visto che le relazioni dietro le quinte possono essere complesse e sfaccettate, e che spesso la verità è più sfumata di quanto possa sembrare. Vi ringrazio di cuore per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Se vi è piaciuto, non dimenticate di mettere un bel mi piace e di condividerlo con i vostri amici. E, soprattutto, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto. E ora, come sempre, vi invito a lasciare un commento qui sotto. Cosa ne pensate di Burak e Neslihan? Avete seguito la serie Kara Sevda? Qual è il vostro personaggio preferito? E, soprattutto, cosa ne pensate di quel famoso ringraziamento? Fatemi sapere tutto nei commenti. Mi raccomando, siate onesti e sinceri e non abbiate paura di esprimere la vostra opinione. E infine, non dimenticate di seguirmi sui miei social media, dove condivido contenuti esclusivi e anticipazioni sui prossimi video. Trovate tutti i link nella descrizione qui sotto. Non vedo l'ora di interagire con voi anche al di fuori di YouTube e di condividere la mia passione per le serie turche e per il mondo dello spettacolo. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!